che c'ho la luna qua. Tieni la luna in mano. Uno, due e tre. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti. È un po' stanco, però bene. Quest'estate ci sta distruggendo, però. A parte che io soffro veramente tanto il caldo, quindi mi distrugge a prescindere. Sì, e quest'anno veramente non si sta facendo trovare da dire, come sta? Sicuramente. Ma condizionatori come stai messo? Condizionatori ho uno split in casa e qua in studio dei ventilatori che probabilmente sentirete anche perché non da barbaro così. C'è stato prima, poi mi sono un attimo mitigato prima che mi venisse l'influenza 2 settimane fa con la febbre, che dormivo col condizionatore e 2 ventilatori puntati. Sì, logicamente che... Adesso ho capito come hai fatto a farti venire la febbre d'estate. No, non puntati nel senso mobili, distanti, però comunque una lieve brezzola si sentiva. Mamma mia, da te deve essere terrificante poi, Già qua abbastanza ventilato, però da te deve essere... Qua si sta bene quando piove. Ah sì? Non c'è ulteriore umidità? No, quando piove dopo c'è un freschino, una brezza che rinfresca, che ti fa star bene. Meno male, dai. Allora, questa sera, visto che di nuovo non abbiamo raccolto nessun commento ultimamente, e avevo pensato di chiedere un po' a Taki che cosa fa per iniziare uno dei suoi progetti. Proprio vorrei sapere, proprio partendo dall'inizio, cioè tipo dall'idea in avanti, come me la sviluppi. Allora, innanzitutto parto dall'idea di dover andare a togliere materiale da un pezzo di legno, quindi penso parti ancora prima, come ti fai a far venire l'idea, come la porti sul legno? Allora, molte volte andando anche su internet, su Reddit, così, oppure provando a vedere anche video di altri youtuber e cercando di apportare qualcosa di mio al progetto che fanno loro. Ok. Dopodiché trovo l'idea, cioè comunque la sviluppo in questa chiave, e intanto che comunque vedo le immagini penso già a come poter fare per creare una certa forma, il taglio da usare, insomma vado a scremare, a fare una scrematura di quella che può essere non so, una biblioteca, diciamo, un parco dei tagli che... Cioè ti organizzi un attimo le idee di come puoi arrivarci. Esatto, e poi vado a vedere il legno, ma proprio guardarlo fisicamente, cioè metto lì e guardo proprio il legno. Perché dobbiamo ricavare una forma dal pezzettino di legno, e se abbiamo un pezzettino di legno troppo grande o troppo piccolo, innanzitutto se abbiamo troppo piccolo il progetto non esce perché non abbiamo spazio per poter creare. Se abbiamo un pezzo di legno troppo grande è lavoro sprecato, è legno sprecato che si potrebbe utilizzare per fare qualcos'altro, perché comunque va tolto. Okay. E poi comincio, guardo, insomma, faccio proprio due misure, ma dei punti con la matita, in modo da... Molte volte vado anche a occhio, solo che nei video logicamente devi dire una misura più o meno, che può essere, non so, 40 centimetri, come può essere 5 centimetri, 3 centimetri, 3,5. E poi vado a scalare, e man mano che vado avanti magari mi fisso dei punti, non so, tipo ad esempio gli occhi, faccio 2 punti qua, uno qua, traccio una linea per dare il contorno. Quindi quando fai i video
procedi diversamente da quando intagli per te oppure fai la stessa cosa? No, faccio la stessa cosa, tranne che evito di parlare a me stesso, quindi. Sembreresti proprio un pirla, direi. Sì, è vero. No, faccio la stessa identica cosa, anche perché ormai mi sono trovato con quel metodo. Mi sono trovato con quel metodo e diciamo che mi trovo bene, perché ho provato anche a fare prima degli schizzi sul pezzo di legno, in modo da avere, però alla fine poi si segue sempre, non si segue la linea che si traccia con la matita, ma si segue la linea del coltello, quindi è anche inutile. Secondo me è quindi inutile. Niente, vai proprio a braccio totale, giusto qualche punto qua e là, e poi inizi a intagliare. Esatto, ad esempio se devi intagliare un volto prendo. Nessuna stampa, nessuna. No, allora quando magari ad esempio nel video dell'uovo di Pasqua ho creato la dima, no, dell'uovo, ho ricalcato la dima dell'uovo, però quando magari taglio un volto prendo la misura del naso dalla parte sotto e dalla parte sopra e da lì sviluppo tutto. Giusto proprio a regolarti per quello, però la figura esterna non la vedi poi dopo. Ok. E cosa ti metti subito a usare? Più coltelli, un coltello solo? Allora, cosa ti attrezzi? Quella è una bella domanda, perché secondo me va da persona a persona. C'è chi utilizza il coltello, ad esempio io, da sgrosso, quello di Einstein, il numero 5, per fare anche i dettagli. Oppure il contrario, c'è chi utilizza il coltello da dettaglio anche per sgrossare. Difatti prima che arrivasse il coltello di Einstein usavo un fail da dettaglio. Nella maggior parte dei video che si vedono uso il fail da dettaglio. E quindi procedi direttamente così e ti aiuti con delle sgorbie, con qualcosa? Sì, sicuramente le sgorbie hanno un grandissimo valore per me, perché almeno per quello che posso dire io, fanno non gran parte del lavoro, però mi aiutano abbastanza a magari ricavare gli occhi, a creare le narici da parte, o anche il sorriso. Sì. Sì. Si può fare anche con coltello, però. Sì. Quindi per te un kit di inizio ad intaglio comprende sia coltelli che sgorbie, anche per un beginner lo diresti, lo consiglieresti più che altro? Sì, perché comunque c'è da premettere il fatto che io sono un fan dei coltelli a lama piatta, non curva, perché quelli a lama curva portano via meno materiale e quindi non utilizzano, almeno per me, non utilizzano tutta la superficie della lama, perché essendo curva tu vai a incidere solo un pezzo. E un coltello da dettaglio, un coltello da sgrosso e un coltello a uncino magari per il cucchiaio, per le ciotole, se si vuole fare qualcosa di particolare, un set di sgorbie da 4-5, che alla fine quelle palmari sono sono quelle che servono di più. Quelle a U, magari 3 misure di quelle a U, 2 misure di quelle a V. Ok, quindi un 5 pezzi più o meno. Sì, ma perché alla fine io ho cominciato con 12 sgorbie, cioè era un set da 12, ma alla fine calcoli ne usi 5. Sì, usi sempre le stesse, quello è vero. Se non fai bassorilievi o altro. Quindi se non procedi sulla forma esterna non usi neanche la sega, cioè tu parti direttamente dal pezzo e te lo sgrossi. Preferisci fare così che farti... Sì, in alcuni casi sì, quando il pezzo è tra virgolette semplice, o comunque non hai grande materiale da togliere per dare una forma. Ad esempio con l'uovo
prendo ad esempio l'uovo, ho fatto tutto il contorno con la sega a nastro e poi l'ho intagliato. Poi anche la zucca, quella un po' più piccola, era un quadrato di 4 pezzi di legno incollati. Mm-hmm. Sì, l'avevi fatto vedere in un video. Sì, però il video di quella zucca lì mi sa che non l'ho fatto quando ho fatto, però comunque dovrò farne uno. E poi con la smerigliatrice. In un nostro video hai fatto vedere che erano 4 listelli attaccati della zucca. E poi con una smerigliatrice da banco ho creato la forma. Però logicamente con la smerigliatrice la forma è piatta, ok? Piatta nel senso non ha tutte quelle, possono essere quegli incavi che ha la forma di una zucca vera, la zucca vera e propria. Mm-hmm. E allora con una bella sgorbia, sarà una sgorbia così, che può essere, sì, sono quelle jumbo, quelle grandi, ho creato tutti quei piccoli insenature. Quelle piccole insenature, esatto. Quindi praticamente la sega la utilizzeresti nel caso in cui c'hai troppo da sgrossare, in pratica, se no vai direttamente col coltello. Cioè, com'è che ti stabilisci quale progetto andare con la sega, quale no? Allora, la maggior parte, scusatemi se guardo di là, ma sto guardando gli gnometti e tutto per... la maggior parte la sega a nastro la utilizzo per ricavare proprio il pezzo, così, cioè il pezzettino di legno. Ah, il rettangolo ti fai? Il rettangolo classico. Sì. Poi vado di coltello. A parte qualcuno, tipo ad esempio il Sole che ha utilizzato il traforo, il Faro, quello più grande che ha utilizzato il tornio, però lì si parla già di comunque macchinari un po' più alti. Per il resto no, ma rimaniamo su una cosa semplice, tipo proprio cosa poter consigliare o come io posso consigliare di avere una sega a nastro, perché comunque ricavare un pezzo di legno, magari ci serve un 2x2x15 e utilizzare un pezzo di legno da 5x5x15, cioè, insomma non mi sembra proprio il caso. 2 coltelli e 5 sgorbie e la coramella, importantissimo. Vabbè, la coramella. Dov'è? Non abbiamo pensato di fare ancora un video di questi sul sharpening. Qua dietro ce ne sono un po', non vedete perché c'è lo sfondo sfocato, però ce ne sono. E quindi questo è il tuo consiglio base per chi vuole iniziare a farsi un progetto e più o meno come iniziarlo, via. Sì, e una matita. L'importante è avere sempre la matita. Anche per fare due puntini per gli occhi, ma serve. Sì, quello sì. Bene, e quindi adesso vedrete che ci sono approcci differenti. Io invece amo sì farmi il blocchetto, quindi anch'io sega a nastro per fare il blocchetto, perché magari io riesco a reperire proprio il ramo, il pezzo d'albero, e quindi ho proprio bisogno di ridurlo per arrivare alla dimensione che mi serve. Difficilmente sgrosso, e quindi io nella mia dotazione non ho un coltello da sgrosso, non ne ho manco uno, perché sento che sono sempre di corsa, devo riuscire ad arrivare al miglior risultato nel minor tempo possibile. Ho provato più volte a fare quello che tanti consigliano, di fare il disegno su carta, appiccicarlo sul blocchetto per fare la figura, e non mi sono mai trovata bene, mai nella vita. Mi sono messa a fare il disegno sul legno per darmi qualche riferimento, ma anche questo non mi aiuta tantissimo,
perché sono scema io, appena vedo che si forma leggermente la figura mi esalto e penso non potrò mai farla più bella di così, al che qualsiasi taglio che voglio fare sto male perché dico no madonna, finire che taglio un pezzo che mi serve e perdo la testa, e quindi mi sono messa a non fare più niente. Faccio giusto la forma esterna, di solito con la sega, e vado come viene e taglio finché vedo che è da tagliare, e sto preferendo questo metodo su tutti perché gli altri mi asseggiano troppo e non riesco a gestirli. E poi io praticamente faccio tutto con il coltello da dettaglio. Io sono super amante dei coltelli piatti da dettagli e faccio tuttissimo con quello. E mi piacciono le sgorbie solo quelle palmari, piccoline, perché vabbè io faccio tutta roba piccola, è difficilissimo che abbia qualche progetto un po' più grande di così. Io sono per le miniature, ma le sgorbie sono veramente fantastiche. Io ai primi tempi usavo solo il coltello e mi chiedevo come gli altri riuscissero a fare quel bel dettaglio, che ne so, i capelli così belli, oppure anche intorno agli occhi, queste cose qua, e poi un giorno sono arrivata a dire ma forse usano qualcos'altro, e quando ho usato le sgorbie mi si è aperto un mondo, perché cioè anche solo il fatto di quanto è difficile con un coltello fare una forma così all'interno del legno e quanto con un secondo la sgorbia lo faccia è già impagabile. Quindi sgorbia tutto spiano sicuramente, e basta. Io quindi direi che per un progetto mi basta un pezzo di legno e un coltello. Poi è ovvio, hai un parco di coltelli, c'è quello che è più bravo in punta e quindi usi quello proprio per fare la roba proprio fine, oppure usi l'altro che è bravo anche un po' a sgrossare per portarti avanti proprio la figura. Però diciamo che sono sottigliezze perché ce li hai, perché sennò con un coltello ce la fai a fare praticamente tutto. E quindi il mio kit indispensabile è un coltello da dettaglio piatto, una sgorbia AV piccola, 1, 2, 3 mm, non di più, e una sgorbia U delle stesse dimensioni. Io non uso altro che questo, e sì, la matita sì, perché a volte può essere utile. Anzi, una cosa che ho trovato utile ultimamente, prima non so perché non c'era arrivata, è di fare, quando hai il blocco, prima di iniziare qualsiasi altra cosa, tracciare le metà. Se tu ti tracci le metà, sai sempre dove sei. E non avevo mai realizzato di fare una cosa del genere, che aiuta tantissimo, non compromette niente, però tu quando stai lì e intagli a un certo punto non ti trovi più, magari dici ma la faccia rispetto al corpo dove sei, se tu hai le metà segnate ti accorgi subito che non puoi fare una faccia così e questo non può essere il collo, quindi già vedi le cose diversamente ed è molto molto più semplice. Esatto. E queste sono i miei suggerimenti per chi volesse iniziare un progetto di intaglio molto semplice. Poi vabbè, l'idea anch'io social, oppure a volte come dicevi tu l'altra volta dei ghiaccioli, vedi una maglietta, vedi qualsiasi cosa e ne ho visto un'altra cosa vuoi fare questa volta? Questa qua era bella perché praticamente era una t-shirt con un taschino, e dentro il taschino vedevi praticamente il disegno di un ghiacciolo al contrario. Solo lo stecchetto praticamente. Sì, lo stecchetto è un pezzettino così, tanto così di ghiacciolo. Bella. Quindi le idee, diciamo che se uno presta attenzione intorno, vengono da tutto, da qualsiasi cosa. Io ho un elenco infinito di idee che devo fare, non riesco a farle,
però ogni tanto mi viene e dico, devo fare assolutamente quello. E quindi, sicuramente la matita per me è più utile per segnarsi che cosa mi è venuto in mente, non dimenticarmelo. Sì. Però diciamo che è questo, quindi vedete due approcci simili, senz'altro simili, però si può variare su tante cose, cioè alla fine secondo me è molto anche come ti senti. Non è detto che quello che hai visto lo devi per forza rifare così o come lo fanno loro. Sicuramente. È come... Trovo che sia molto personale poi l'approccio che uno dà alle cose. Sì, almeno a me capita anche nella musica, perché io suono anche uno strumento, e ai tempi, quando mi davano una parte da suonare, quindi delle note scritte, io non utilizzavo mai quella parte che mi davano, ma me la riscrivevo a mio modo, perché comunque la musica era la stessa, però Sì. avevo, diciamo, le note erano uguali, però avevo un modo più comodo per leggerla io proprio. Okay? Quindi... non per eseguirla, tipo muovere sui tempi o cose del genere. Rispettavi lo scritto, però te lo leggevi come pensavi tu. Esatto. Tempo fa, perché adesso non mi ricordo praticamente più niente della adesso l'hai buttata lì, la prossima puntata il blooper deve essere assolutamente te che suoni. No, per suonare suono ancora, però la lettura sono un po' carente di lettura. E lì saranno quelle cose che come al solito devi fare tutte le volte. Io ad esempio, che passo mesi senza intagliare, ogni volta che prendo un coltello in mano, un pezzo di legno, rimango un po' lì a pensare, dunque, però mi ricordo come si faceva. Sì, certo. Poi appena è come andare in bicicletta, non te lo dimentichi più. Comunque. Bene, allora direi che siamo di nuovo... Abbiamo sforato? Oltre tempo massimo. Sforato magari forse una volta, però meglio così, teniamoci sul leggero. E niente, se questa cosa vi è stato utile, se volete altre informazioni, altre curiosità, ricordatevi, siamo sempre qua. Commenti, mi raccomando, fallo anche te così che devono fare i commenti, perché senza i commenti praticamente siamo morti. Cavolo, abbiamo anche dichiarato che facciamo queste puntate in base ai vostri commenti, non avete più commentato, quindi mi sa che dobbiamo cominciare a prendere atto Bisogna fare di queste risposte silenziose, che cosa ci vogliono dire. E quindi nulla, ci ritroviamo se sopravviviamo. Se tutto va bene. Tra altri 15 giorni. Dai, su, che l'estate è quasi finita, ce la possiamo fare. Per fortuna. Va bene, buona serata a tutti. Ciao. Ciao Taki. Ciao.